Ora parleremo dell'olio essenziale di menta, menta piperita o peppermint, che è uno degli oli, non tanto degli oli, ma quanto un ingrediente molto molto conosciuto. La menta infatti cresce spontanea in tutti i giardini, è molto facile da reperire, molto facile da usare in infusi, tè, bevande e quant'altro. È largamente diffusa e attenzione che mangiare una caramella alla menta non è come assumere della menta, quindi usatela in qualsiasi forma voi preferite, ma attenzione sempre ai discorsi che avevamo fatto su che cosa fate ingerire o cosa ingerite. Bisogna essere assolutamente certi dei prodotti che usate. Meglio usare la menta fresca piuttosto che un prodotto a base di menta, perché spesso e volentieri la base menta è uno degli insaporitori più usati e quindi più adulterati, più artificiali, e avrete sicuramente un buon sapore di menta, ma assolutamente nessuno dei benefici che ora andremo a vedere insieme. Quindi la menta piperita, abbiamo parlato per esempio di effetto rinfrescante perché contiene il mentolo. Il mentolo è una sostanza che ehm, usata a livello topico sulla pelle va a stimolare dei recettori cutanei periferici per dare al sistema centrale, quindi al cervello, la sensazione di temperatura alterata, quindi temperatura più bassa. Cosa vuol dire? Che la menta piperita vi darà solo la sensazione di freddo, in realtà la temperatura rimarrà pressoché inalterata, pressoché, perché comunque una differenza la potreste rilevare, ma impercettibile. Ehm, un altro effetto Un altro effetto della menta piperita è quello a livello intestinale, catalogato come antispasmodico, cioè andrà a lenire, come avevamo detto prima, per i dolori di pancia e dolori intestinali, quegli spasmi, quelle contrazioni che sono tipiche mh, a livello intestinale della muscolatura liscia. Quindi ottimo azione a livello intestinale. Poi come tonico, proprio perché la menta piperita è catalogata tra gli oli energizzanti. È un ottimo digestivo, infatti la menta migliora comunque la capacità di digestione degli alimenti, quindi del transito intestinale e lo svuotamento della parte gastrica. Quindi ottimo per nausea e alitosi, la nausea perché la menta, come del resto tutti gli altri oli essenziali, hanno la capacità di superare la barriera ematoencefalica, e la litosi per il suo gusto fresco, fresco per le caratteristiche che abbiamo visto, è buono insomma perché ha un buon profumo, quindi la menta piperita è usata come additivo in tanti prodotti come le caramelle, eccetera, eccetera, proprio perché ha un aroma che perdura per molto tempo e si lega bene con la parte digestiva e respiratoria. Ehm, la menta, abbiamo appunto già detto le sue caratteristiche di efficacia nei problemi intestinali, quindi il colon irritabile non andrà assolutamente a trattare il colon irritabile, ma darà un aiuto per gli spasmi derivanti dal colon irritabile. Idem per la colite, che ha anch'essa un'infiammazione dell'apparato digerente, andrà a migliorare le capacità digestive e di transito degli alimenti a livello intestinale. Ottimo per i dolori muscolari, proprio per la sua capacità, ne avevamo già parlato nell'introduzione, negli esempi, della capacità dell'olio essenziale di menta di andare a favorire l'incameramento dell'ossigeno nei globuli rossi, quindi andrà a dare una migliore ossigenazione di tutti i tessuti interessati, sia a livello intestinale, ma in questo caso per i dolori muscolari. Per questo motivo è ottima anche per il mal di testa. Qui vi ho scritto cellulite e circolazione. In realtà mal di testa e cellulite proprio perché il suo grosso impatto ce l'ha a livello circolatorio e a livello di ossigenazione dei tessuti, quindi andrà sicuramente ad alleviare il mal di testa,
vi avevo già parlato del trucchetto del mettere una goccia di olio essenziale sul pollice e premere contro il palato, che andrà a avere sia un effetto distensivo sulle membrane intracraniche, ma soprattutto un immediato assorbimento dell'olio in circolo. Ricordiamo che quando un olio viene preso a livello sublinguale, come i farmaci del resto, vanno a immettersi direttamente nel circolo, saltando la parte digestiva, quindi l'assorbimento tramite le pareti intestinali. Stesso motivo per cui è ottimo per la cellulite. Avrete visto voi stessi che anche persone magre, atletiche o sportive, perché è una problematica che colpisce soprattutto, ma non esclusivamente, le donne, hanno problemi di cellulite, che erroneamente viene assimilata, associata al problema di obesità e di peso. In realtà è un problema legato all'ossigenazione dei tessuti. Quindi in tutti quei casi in cui, come nella cellulite, traggano vantaggio da un'ossigenazione aumentata, l'olio essenziale di menta piperita sarà assolutamente perfetto. Appunto, dicevamo, la menta piperita dà il suo grosso vantaggio grazie alla capacità di ossigenare meglio i tessuti, di avere più ossigeno nei globuli rossi, e quindi tutti i suoi vantaggi deriveranno da questa caratteristica. Per esempio, una cosa che ho visto, ho suggerito di fare, lo fanno in tanti, per i motivi che avevamo già spiegato nell'introduzione, è che per migliorare l'ossigenazione tessutale potremo usare 3 gocce di menta piperita, assolutamente però edibile, in un bicchiere d'acqua, usato prima dell'allenamento. Sicuramente potrete voi stessi, vi consiglio di fare, testare i risultati con e senza, tenendo conto che l'effetto durerà per un 3-4 ore. Quindi questo è il consiglio: testate sempre con e senza e calibrate sull'atleta, sul peso e sulle capacità precedenti. Come usare la menta? Nei modi soliti che abbiamo già indicato, a livello topico, cioè topico sulla pelle. Quindi sulla pelle potrete metterlo in un olio vettore. Vi ricordo che gli oli essenziali non si usano mai puri, a meno degli usi che abbiamo detto, in gocce, in capsule, in opercoli, quindi a livello digestivo, ma sulla pelle no, sulla pelle dovete sempre usare un vettore se dovete spalmarlo, quindi un olio di cocco frazionato, piuttosto che esistono in commercio tantissimi oli. Se non ne avete nessuno potete sempre usare l'olio d'oliva, anche se non è la cosa migliore avere addosso spalmato l'olio d'oliva, ma in realtà ha tantissime proprietà e se è un olio buono fa anche bene. A livello topico, per esempio, avevamo detto l'alta capacità di rinfrescare. Una cosa interessante che si può fare anche se non si è atleti è semplicemente in uno spruzzino mettere dell'acqua con qualche goccia di olio essenziale di menta e spruzzarla sul corpo. Darà immediatamente una sensazione, vi ricordo sensazione, di fresco, di abbassarsi della temperatura. In realtà è una sorta di inganno del sistema nervoso, perché vi sembrerà di avere più fresco, mentre in realtà non va a incidere sulla temperatura corporea in modo significativo. Voi saprete meglio di me che un atleta che si sente fresco sicuramente avrà una prestazione migliore rispetto che un atleta sicuramente sudato, accaldato e con la sensazione proprio di calore sul corpo. A livello aromaterapico, abbiamo già detto tante volte, non è necessariamente legato al diffusore classico, che comunque è consigliatissimo anche in casa, perché
la menta tutti i suoi benefici li può dare anche solo a livello di diffusore. Ricordo per esempio che la menta è un ottimo olio usato per la memoria, perché la menta aiuta, fa migliorare il richiamo mnemonico. In realtà, se volessimo aumentare la memoria a breve termine, dovremmo per esempio rivolgerci all'olio di rosmarino. Un atleta, per esempio, soprattutto chi fa delle gare a percorso, penso agli sciatori piuttosto che alcuni corridori, eccetera, rellisti o altri esempi, che devono assolutamente, più hanno presente il percorso, la gara, più la prestazione sarà precisa. Quindi l'olio essenziale di menta, se l'atleta lo usa normalmente in aromaterapia, quindi in un diffusore a casa, sicuramente le sue capacità di memoria, di richiamo mnemonico andranno a migliorare, e quindi sarà un altro aspetto che andrà a migliorare alla fine la prestazione sportiva. Aromaterapico, vi ricordo anche degli usi più, tra virgolette, veloci, dell'olio su un fazzoletto e annusato, una goccia sfregata sulle mani e portata vicino al naso. Attenzione, perché la menta è leggermente irritativa, quindi assolutamente non deve entrare in contatto con gli occhi, perché darà molto molto fastidio. Quindi quando annusate la menta, mentre gli altri oli potete proprio mettere le mani a coppa sopra il naso, la menta statene un pochettino più lontani, perché potreste avere qualche residuo di olio sulle dita e entrare accidentalmente in contatto con gli occhi. Ecco, questo è un altro uso: il fazzoletto, il cuscino, le solite cose, e un flaconcino di olio essenziale di menta andrebbe, a mio parere, sempre avuto a portata di mano. Poi per uso interno abbiamo già detto, delle gocce, esistono già in commercio delle capsuline che contengono menta, le potete costruire voi stessi acquistando delle capsule edibili, dove basterà mettere un paio di gocce. Mi raccomando, ve l'ho già detto prima, una caramella alla menta non è olio essenziale di menta, non è un'essenza della menta, piuttosto fatevi tante tazze di tè alla menta, che però la cifra stimata è 1 a 72, cioè una goccia di olio essenziale di menta è l'equivalente di 72 tazze di olio essenziale di menta. Quindi dovreste veramente ingurgitare una quantità enorme di menta. Però la menta tenuta in mano, sfregata, eccetera, quello sì può dare l'effetto aromaterapico. Idem fare dei bagni con la solita modalità, delle gocce in un vettore messe nel bagno aiuteranno sicuramente a tonificare la muscolatura e a rilassare quando serve.